Prelevare i semi dal frutto dell'annona, questo frutto tropicale che stiamo vedendo qua, che ha un sapore spettacoloso, è tra l'ananas e il banano, è semplicissimo, basta avere un frutto maturo, un coltello ed un cucchiaino. Vi dico subito che i semi che noi andiamo a prelevare, ci faremo 9 piantine, possono dare ottimi frutti senza essere innestati. Chiaramente occorrerà aspettare almeno 6 o 7 anni affinché la piantina sia ben cresciuta e dia i primi frutti. In tutti quei casi invece che la pianta non dia buoni frutti, allora innesteremo, ma molto probabilmente non ce n'è bisogno. Prendiamo un coltello, passando per la metà tagliamo la morbida polpa. All'interno troveremo dei grandi semi neri che preleviamo con un semplice cucchiaino. Eccoli qua, guardate voi quanto sono belli, lucidi, ma molto coriacei. Osserviamo il seme è scuro, molto duro, robusto, ha una buccia veramente coriacea, e osservandolo noi troviamo anche un punto dove c'è un buchino. Da qui fuoriuscirà la futura radichetta della piantina. Siccome questa buccia è davvero coriacea, noi, per facilitare la germinazione di questo seme e la futura nascita della piantina, dovremo andare a scalfire questa zona qua, stando però molto attenti a non rovinare la mandorla all'interno. Si può procedere direttamente con un paio di pinze, posizionando il seme all'interno nella parte più larga e schiacciando un po' piano piano fino a che sentiamo noi il crack. L'avete sentito? A questo punto noi abbiamo leggermente spaccato, come lo possiamo vedere qua, la buccia dura esterna, ma la mandorla all'interno è integra. Dopo fatto il processo di rottura di questa buccia esterna durissima del seme, lo andiamo a seminare in piccoli vasetti. Adesso vediamo come si fa. Poniamo sul lato sinistro 5 semi che sono stati spaccati con le pinze, eccoci qua, e sul lato invece, quello destro, riponiamo 5 semi che non sono stati assolutamente toccati, quindi sono integri. Riponiamo sopra il nostro contenitore, dove abbiamo appunto le indicazioni della semina, del seme che abbiamo seminato, il substrato che ha, dove lo teniamo. C'è un seme che sta nascendo, adesso scopriamo subito e andiamo a vederlo. Eccolo qua, facciamo un po' di luce. Allora, il seme è chiaramente quello che è stato spaccato con il nostro metodo. Eccolo qua, non c'è dubbio, non c'è inganno. Vediamo questa bella radichetta, sta crescendo proprio bene, è ora di andarla a mettere in terriccio, poi facciamo questo trasferimento in terriccio drenante ed umido. Anche tutti quanti gli altri semi che abbiamo lavorato, come possiamo vedere, sono già belli gonfi e pronti a germinare, mentre i semi, quelli che non sono stati spaccati, si sono gonfiati un po' meno. Io intanto mi sono avvantaggiato. Per questa semina prendiamo un vasetto da 12 cm di diametro, il suo sottovaso, e mettete del terriccio molto drenante. Qui abbiamo un'aggiunta di perlite per rendere appunto questo terreno molto drenante. Prendiamo il nostro seme di annona, prendiamolo sempre per la parte della buccia e non tocchiamo la radichetta. A questo punto facciamo un forellino al centro e mettiamo il seme con la radice che guarda verso il fondo del vaso. In questo modo qua. Faremo una fossetta profonda circa 1 centimetro, in modo che noi, quando andiamo a ricoprire questo seme, avrà sopra circa mezzo centimetro di terriccio. Non ci rimane altro che annaffiare ben bene con uno spruzzino. Mi raccomando, all'inizio inumidite bene il terriccio. Dopodiché posizioniamo il nostro vaso all'interno di una busta di plastica, chiudiamo la nostra busta di plastica. Io utilizzo un elastichetto, eccoci qua. Adesso qui dentro, in questa busta, si creerà un clima adatto per la germinazione del nostro seme. Non occorre far buchi, non occorre far nulla, aspettiamo che germina il seme.
Ho scoperto un attimo il nostro vasetto dal cellophane, dalla busta, per farvi vedere come sta nascendo il seme e come sta fuoriuscendo dal terriccio in questo curioso modo qua. Adesso voi vedete chiaramente un uncino. Adesso noi, prima di riporre il telo, questa busta sul vasetto, e riporre in casa in un punto dove c'è luce, se c'è bisogno, facciamo un'ulteriore bagnatura del terriccio. Mi raccomando, al limite umido, mai troppo bagnato. Guardate qua che bella ragazzi, questa è una pianta che ha 7 mesi. Ci vediamo alla prossima, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.